Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come al solito mi ero dimenticato, Peppe, di abbassare il volume sul telefono per poi leggere i commenti e così via. Buonasera a tutti. Allora, in questa mise molto formale, però con la voce, non sono credibile con questa voce stasera, Peppe. Eh, Cioè, vedi, adesso i nostri spettatori ci lasciano per 2 settimane, perché purtroppo li abbiamo lasciati orfani 2 settimane, lo sappiamo, colpevolissimi, e che una settimana non c'eravamo e l'altra ci eravamo dimenticati fosse il 2 giugno. E quindi forse non è il caso, diciamo, di fare la no, live il 2 giugno. chi stava E quindi abbiamo, fuori, ci stavano feste. e quindi abbiamo evitato. Però vedi, terza settimana ci trovano, io sto mezzo distrutto, senza voce, non avete idea di quello che è successo questo weekend. Sono massacrato. Innanzitutto Peppe, bentornato. Buonasera, buonasera. Anzi, no, bentornato, ben trovato. Sì, Ben trovato anche a te che diciamo ci rivediamo nelle live e i nostri spettatori ci rivedono belli sistematissimi che nelle anche io con live. la Tra voce non l'altro, è che stia proprio benissimo. sì, ma infatti stasera sarà meno male che ci vedono, Peppe, perché avessimo fatto radio avremmo dovuto dare forfait. A te qual è Meno male che qual è la scusa della voce? no, allora, in realtà questo weekend siamo stati a Bari e Mm. ho parlato un botto tra i briefing e tutto, urlà di qua, urlà di là. Sto senza voce, ma voi non avete idea di quello che è successo questo weekend. Non avete idea. Ma 1450 giri il sabato e 1700 qualcosa la domenica. Sotto un caldo torrido. No, io stavo morendo. Allora, io non so. Vediamo, aspetta, facciamo un esperimento. Vediamo se in live si riesce a vedere lo stacco di abbronzatura a muratore praticamente che ho tra il collo, no? E il resto del corpo. Vediamo se si vede. Aspetta, se vuoi ti ingrandisco. Sì, è abbastanza visibile, mi pare. Sì, si vede, si vede. Ti posso assicurare che si vede. Mio Dio, non avete idea, sono stato sotto al sole, sono morto, morto. Gesù e Maria. Comunque, ma io leggerei qualche commento, Peppe, Sì, perché sì. Ma già siamo partiti carichi, cioè. Tanto sì, sì. Madalendrica che ci dà il bentornati. Grazie mille, Madalendri, che hai ragione. Tu, che tra l'altro sei veramente, credo tu non ti sia mai perso a nessuna live, veramente, e ci sta che ci dici bentornati, grazie. Che, Poi che oggi purtroppo non potrà essere dei nostri. Quindi, leggo, io sono a cena con amici e quindi non sarò dei vostri. Poi ho detto, Claudio, sono andato a vedere la Santa Fe, purtroppo quella disponibile era un po' troppo per me, 64.000. E in realtà la Santa Fe ha delle cose, non ha tantissimi pacchetti, ma quelli che ha costano un botto, tipo il Calligraphy che costa 4-5 mila euro, una cosa del genere. Però c'è da dire una cosa. Adesso ti faccio la domanda topica. Visto quanto è figa dentro, fuori lascia stare l'estetica, lo sai come la penso. È tutto, diciamo, tutto è relativo ai gusti personali. Però visto quanto è figa. Poi salutiamo Antonio Traetta. Ciao Antonio, buonasera. Che infatti ci dice buonasera, c'è una cosa leggera su questo weekend. E poi dici la verità, make up, ragazzi, magari, magari. Tra l'altro, dovete sapere che io questo weekend ho rischiato anche di fare una bronzatura, non solo praticamente come è successo. Guarda qua. Ma è ridicola questa cosa. Cioè, ma si vede veramente tanto in camera. tantissimo, tantissimo. Madonna santa, è ridicolo. Allora, io ho rischiato questo weekend anche di fare una bronzatura asimmetrica. Perché prendi sempre da un lato. Allora, la mattina ce l'avevo alla mia sinistra, la sera ce l'avevo alla mia destra, però la mattina era meno intenso perché poi a mezzogiorno era sopra e quindi ero Mm. coperto, ma poi dalle 2:30, 3, che era bello strong, l'avevo sulla destra e rimbalzava anche sul pavimento bianto, quindi Mm. avevo un doppio attacco multiplo con salto carpiato a destra, no, Ma quello guarda. poi Bari è tutto cemento, tutto così, quindi il caldo si sente, c'ha un suo microclima la pista di Bari. Dio Tant- santo, Madonna, una cosa veramente assurda. Infatti è arido, cioè, è proprio aridissimo.
Allora, io mi sono fatto domenica e lunedì con un G63 AMG. Oh, interessante questa cosa. Questa è non male. Non male, anche perché in realtà il G63 Roma-Salerno aeroporto 200 euro di benzina. Caro mio. In realtà, allora, eh, pensa, elaborare provò la G4x4 al quadrato, che non è la AMG, ma è una classe G rialzata. Peppe, noi siamo soliti leggere, tipo Eh, che ne so, sai, rialzi di 1 centimetro, 2 centimetri e così via, sì. no? Allora, la G4x4 al quadrato è rialzata di 24 centimetri. Eh, Allora, se tu ti ci metti a fianco una macchina alta quasi 2 metri, che eh già sì, di per perché sé la magari da classe G non è 1,80 m all'incirca di prima. bravo. Che già di per sé la classe G non è bassa, Mm. quell'edicola con le ruote, in pratica. Però, sì, esatto, perché è squadrata, capì? E mi ricordo che andarono a fare questa trasferta da Roma in Abruzzo, una cosa del genere, perché dovevano trovare una location con lo sterrato per fare il video. Loro a 130 in autostrada facevano i 4 al litro. Mm. 4 al litro a 130 in autostrada. Una cosa. Cioè che le supercar il 2 al litro lo fanno in pista. Ma che stai giù? Però Martellando. avevamo fatti c'era uno dei primi Kia Sorento, quello del 2005, faceva 6-7 al litro. A 130 in autostrada? No, secondo me in autostrada faceva 7, 7 e mezzo, però consumava tanto. No, vabbè. Però c'è da dire anche che i motori, soprattutto i coreani, di 15 anni fa, non erano campioni di efficienza. No, no, assolutamente. Un po' come i motori cinesi però, Mhm. di oggi, tipo i 1600 e così via, che non sono tiratissimi come motori, però comunque un po' consumicchiano, hanno delle tolleranze un po' più Ma, larghe, non sono quei motori mhm. particolarmente tirati e così via. Ma lo sai che però quello là aveva un motore, mi pare Mitsubishi, cioè che usava qualche Mitsubishi, qualche Lo fuoristrada. sai che non lo so. Sì, Non mi aveva pare di ancora. sì. Perché noi cercammo la sigla per cambiare il motore, perché della serie che tu hai detto, per esempio, non erano campioni di efficienza e cosa, noi si bloccò la pompa dell'olio, forse. Ah, grippaste. Tutto ci hanno fatto del motore smontato, pieno di righe, non si capiva niente in quel motore. Oh. Chi abbiamo qui? Riscatelli. C'è Chris Catelli che ha rinnovato l'abbonamento per un totale di 13 mesi. Grande Chris, che infatti ci scrive anche buonasera. Scusate, mi ero perso nella home di Twitch piena di creators. Che stai a dire, né? Cioè, Peppe, digli qualcosa per piacere. Wow, più creators di noi. Creators del nostro calibro, che stasera ho la maglietta Ford Motor Company. No, io c'ho Cioè, quella maglietta. di Aniche. Sei pessimo. Ah, bellissimo, ce l'ho di tutti i colori sta maglietta. Chi fa il classico diciamo vede per la prima volta Nike fa l'associazione con la Nike, sempre, sempre, No, ma sempre, questa è sempre. la maglietta della Nike. Sì, perché Eh, avevo visto il logo sotto. sì. No, però Tipo chi lo non sa? sanno perché poi loro la pronunciano all'inglese Nike. Gli Sì, inglesi sì. la pronunciano Nike, ma la pronuncia della dea sarebbe Nike. Sì, perché quella è greca, mi pare. Sì, sì, sì. Sì. Eh, Ah, boh, vabbè. comunque Criscatelli, guarda che ci scrive. Siete fantastici, ma non siete il mio tipo. Vabbè, abbiamo capito che Chris Catelli preferisce seguire su Twitch le creator che fanno gli ASMR col microfono. Ah, io Ti abbiamo capito. pensavo quelli a cui piacciono le auto elettriche. No, no, questo apriamo un campo minato, non diciamo così. Potremmo aprire veramente un campo minato, lascia stare. Allora, ma aspetta, volevo leggere un pochettino, sono le stesse. Oh, preferisci i meccanici, dice Antonio Traetta. E allora, aspetta che torno indietro un attimo con i commenti. Sì, la dashboard me lo facesse fare. Mm? Allora, ecco.
Perché c'era il commento di Madeline Dica che diceva: Claudio, al netto di tutti gli sconti, se non permuto me la fanno 53. Devo però vendere le spas prima. È comunque molto figa. Ma infatti come si chiama? La Santa Fe è simpaticissima. Io quando l'ho provata non sono cioè, sono veramente rimasto sbalordito. Eccezionale come macchina. Ripeto, al netto dell'estetica, quello è un parere che lascia il tempo che trova, tutto sommato, se ci vai a pensare, però non male, non male affatto. Eppure come prezzo 53 tu che, che motorizzazione hai preso? L'hai presa full hybrid con il 4x4, la terza fila di posti, quindi sesto e settimo posto, perché poi quelle erano discriminanti che magari metti un migliaio di euro di Mm, qua, 700 euro di là e così via, il prezzo alla fine si alza tutto sommato. Poi, Antonio che ci dice, ma è normale che era limitata a 220? Sì, perché è un bidone. Cioè, no, allora, il problema qual è? Tu immagina che la resistenza aerodinamica comincia ad agire in modo esponenziale. Quindi, tipo, ogni 10 km orari c'è bisogno tipo del doppio della forza dei 10 km orari prima. Cioè, per passare da 120 a 130, poi da 130 a 140 il doppio, da 140 a 150 ancora il doppio e così via. Diciamo per farvela breve. Allora tu immagina con quella macchina che è alta, quadrata, piatta, cioè quella è una lastra contro la corrente. sì. Una cosa ignobile, è un'aerodinamica se no pietosa. E immagina la resistenza che fa, motivo per il quale d'altronde fa quei consumi e quindi ci vogliono quei soldi di benzina per fare diciamo delle tratte anche relativamente brevi. Sono alto 1,82 e ci salivo tipo tir. Ah, ora capisco 200 euro. Poi mi fa ridere che abbia un motore elettrico da 20 cavalli. Sì, vabbè, quella è una... lasciamo stare, guarda. Lascia stare. Poi, sono gusti di Antonio Traetta. Poi, uguale la settimana... In che senso? La settima fila. Ah, giusto, giusto. No, no, vabbè, avevo sbagliato. Sesto e settimo posto, no? Settima fila, effettivamente. La G ha la dinamica di un furgone e l'aerodinamica di un mattone. Oh, però Peppe, vedo che tutto sommato hanno tanti complimenti per la G, eh? Sì, sì. Ma alla Non è- fine perché, cioè, teoricamente non dovrebbe essere un'auto che va in strada. Cioè, anche il motore penso non sia tarato per, diciamo, scorrere liscia su una strada. Teoricamente dovrebbe andare tipo nelle dune del deserto, nel fango, a fare i guadi. Allora, in realtà sì, ed è testata per fare quello. Ha vissuto in prima persona. Mm, Vissuto in prima persona in Austria, a Graz, dove c'è la fabbrica di Magna, che è, diciamo, quello che ha allestito e gestisce la linea di produzione della mm, G, perché non ce l'ha direttamente Mercedes in Germania, ma c'è Magna è questa azienda che in mm, pratica dice io ho gli stabilimenti, ho le linee di produzione, prendo l'appalto cioè tu hai un modello che non è economicamente comodo per te creare una linea di produzione ad hoc mm, perché magari i numeri non sono altissimi o non hai spazio, qualcosa. Allora lui dice io ti affitto la mia linea di produzione, mm, che ci sta. può avere un suo senso. Vabbè, Viene ingegnerizzata. tanto comunque una macchina vendi a tantissimo, quindi i costi li recuperi. Cioè, Sì, assolutamente. di quell'affitto. E quindi alla fine la costruiscono a Magna. Ora, cioè a Graz voglio dire. Ora, nei dintorni di Graz ci sta questa montagna, mi pare in qualche live, forse ne abbiamo parlato, lo Schokl. Lo Schokl è questa montagna sulla quale loro vanno a fare questi test per testare e migliorare le capacità off-road della classe G, qualunque essa sia. Quindi qualunque allestimento, dalla 4x4 al quadrato, la G63 e così via, le diesel. Loro hanno questo percorso che in pratica fanno 3 volte al giorno, Mhm. ma voi non avete idea. Io vi dico solo che l'ho fatto una volta, vabbè, siamo usciti spezzati, ma l'azienda ai driver della classe G paga la fisioterapia. Eh, Cioè, immaginate le botte che prendono, perché poi a un certo punto, cioè, noi siamo rimasti sbalorditi perché che è successo? Noi a salire siamo saliti noi.
Mm. Quindi guidavamo noi, ci arrampicavamo, perché veramente a un certo punto noi ci arrampicavamo. Col fatto che avesse il triplo controllo dei differenziali, quindi anteriore, posteriore e centrale, loro ci diedero delle indicazioni su come utilizzarli, tipo quando blocchi il differenziale anteriore non devi girare tanto il Mm. volante, altrimenti lo spacchi. Mentre comunque salivamo, ruote in aria, passaggi che stavamo su due ruote scarse, no, veramente delle cose ignobili. Dovrei avere pure qualche foto carina di questa classe G con una delle due ruote anteriori a tipo quasi 1 metro da terra perché stavamo passando su delle pietre e così via. Lo stesso percorso si fa scendere. È lo stesso perché quella è una strada a salire e Mm. una strada a scendere. Ma loro l'hanno cominciato a fare in velocità, ma in velocità. Allora, in off-road normalmente si procede molto piano. 5, 6, 8, 10 km orari. Correre significa andare a 15, 18, 20 km orari su uno sterrato un po' più pesante. Ah, ti dico solo che mi ricordo sto driver, eravamo poi in tre in macchina assieme a lui. Ci sia allora, indicazioni, mantenetevi e noi là, vabbè, tutto sommato, ci può stare come cosa. Pregare. Finestrini chiusi e anche lì, tutto sommato, vabbè. Nessuna telecamera attaccata e là ci cominciamo a... Che cazzo sta succedendo? Mi ricordo, ci guardavamo tra di noi col fatto che, tra l'altro, eravamo lì anche per fare dei video. E ci guardavamo e dicevamo, ma in che senso? Che sta per succedere? E di lì a poco poi lo capimmo, perché questo, immaginate un, un tratto pianeggiante, ok? A partire dal quale poi comincia una discesa. Ora, questa discesa tu non la vedi perché comincia di colpo, ok? Io solo a un certo punto lui ha cominciato a correre verso questo che per noi era il nulla. A un certo punto ho detto, "Oh, siamo morti." E si è cominciato a buttare su questa benedetta discesa a 60-70 all'ora. Mi ricordo solo che noi era un boom, bang, boom, 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 cioè noi braccia alzate, teste che sbattevano di qua e di là. Ma noi siamo arrivati spezzati a metà giù, una cosa ignobile. E lui, vabbè, divertito, figurati, perché poi passavamo in mezzo, come si dice, in mezzo agli alberi a centimetri e così via. E poi quando arrivavamo giù a tutto, riprendemmo l'autostrada e così via. E loro tiravano il pippone perché dicevano la qualità della classe G, sapete da cosa si vede? E noi incuriositi, ma è più di Mm. questo che ci ha fatto vedere. Disse, allora adesso provate a con le mani muovere il tunnel centrale, muovere i pannelli nella porta e ditemi se scricchiolano. Oh, quelli non scricchiolavano. Mm. Cioè, dopo le botte che aveva ma cose assurde, eppure una macchina usata. Cioè, Mm. nel senso, non era una macchina nuova che avevano preso per farci fare la no, era un muletto che loro utilizzano normalmente. Cioè, miei coglioni. Vabbè, da un certo punto di vista però dici spendi tanto, lo devi giustificare in qualche modo. Vero, vero, anche perché devi giustificare proprio quel mezzo. Eh, Perché per alcuni non ha senso di esistere quel mezzo. ma infatti è vero. Cioè, nel senso, fondamentalmente chi va a spendere tipo così tanti soldi per poi magari buttarlo... Cioè, o sei proprio ricchissimo, poi sei appassionato di... Cioè, immagina per esempio il broker, cosa che poi va e se ne va in montagna a fare, che ne so, il pazzo. No, perché effettivamente se ci pensi, forse è diventato più uno status symbol. Cioè, secondo me allo stato attuale delle cose, e ma magari chiediamo anche alla nostra chat di dirci No, loro che ne pensano del classe G in generale, se non l'hanno già scritto. no, qualcosa l'hanno scritto, ma come pensi pure il Wrangler? Chi ce l'ha? Mica Vabbè, è sì. perché va in montagna e Però è ci lavora. peggio. Però è peggio. Vabbè, sì, classe G è peggio, sì. Cioè, nel senso è peggio nel Eh, senso perché costa molto di più. vabbè, sì. Innanzitutto saluto Madalindriga, dice, vi lascio, torno alla mia cena, se non mi mandano a quel paese, un abbraccio a tutti e ci sentiamo lunedì. Ciao Madalindriga, grazie Mhm. per essere passato come sempre. E nel frattempo c'è Antonio mi dice ti ho mandato una foto su WhatsApp, io ma adesso la vado a recuperare e la passo al Sì. buon Pedro, Pure così. Chris me l'ha mandato invece a me.
Ah, bene, bene, bene. Cioè, vedi, diventa... Ah, 6 Eccola qua. foto. Allora, vedi, io inoltro questa cosa al buon Peppe. Dove sei, dove sei, dove sei, così ce la fai vedere. Ce la fai vedere, non si può sentire, però. Eccoti qua. Tutte e due, Peppone. Sono ben 6 fotografie della macchina. Azione. Guardalo. Che meraviglia. Che meraviglia. No, allora, ripeto, il classe G. Ehi, Allora, laggato un po'. purtroppo, però aspetta, prima di farlo, vabbè, Ah, abbiamo già fatto vedere. Più che altro è che non so per la targa, visto che la targa visibile, non so se, ah, se si possa dire qualcosa o meno. Vabbè, comunque un classe G nero. Beh, oppure vedi c'è qualcuna delle foto che non si vede la targa? aspetta, aspetta, aspetta. Allora tolgo un attimo la condivisione. Faccela vedere. Comunque, leggiamo un po' di commenti. Dove sta, dove sta, dove sta? No, tutte la targa. A proposito di classe G, manda una foto a Peppino, la G ha la dinamica di un furgone, un daily consuma di meno, ma questo sicuramente, il daily è anche più aerodinamico. Allora, infatti ho messo qualche storia e tutti mi contattavano dicendo, ah, stupenda, la mia preferita è un camion. Ma è vero, perché è un camion, non è che tu dici, lo dici tanto per dire, quello è così. 300.000 è un'auto perché vuole farsi notare, stop. Ma infatti sì, tanto è vero che adesso, o meglio, fino a qualche generazione fa di classe G si utilizzava ancora per fare off-road, perché io ho visto persone che facevano off-road con la classe G. Era ancora visto come quel mezzo non ignorante, ma capacissimo in off-road, capace di fare delle belle cose. Adesso, soprattutto con l'ultima e la penultima generazione, come dicevo prima, quello è diventato una sorta di status symbol. E quindi alla fine la gente lo usa per farsi la camminata, per farsi vedere. Io avevo un mio ex capo che ce l'aveva, ma lui ce l'aveva magari per trainare un carrello, ma basta, non è che ci faceva granché, la utilizzava come daily car per venire in ufficio, ti lascio No, ma immaginare. considera una cosa che però non è il caso di tante persone, però persone che invece ci lavorano con questo tipo di mezzi, Eh, non se lo sognano mai di comprare tipo un mezzo nuovo, attuale. Considera no, che ci sta, Madonna, non mi ricordo più il modello. In Sicilia che ci sono tanti appezzamenti di terreno, quindi la gente c'ha sempre il gippo, cioè il fuoristrada per andare in Ricordi il campagna. brand? Ti ricordi Eh? la marca? Ti ricordi la marca? Toyota. No, l'Hilux è il Land Cruiser. Può darsi, aspetta, mo cerco una foto, racconto questa cosa e magari cerco una foto. E loro vanno in giro ancora con quelli, magari con un assetto rialzato, modificate, perché avevano anche una versione più moderna che però usavano per cose più soft. Ma io dico, quando devo andare magari nel terreno, cose accidentate, io uso ancora quella tutti completamente meccanici, così. Dice, non si battono, quelli noi non ci arrivano. Ma mille volte, motivo per il quale vedi tantissimi Suzuki Samurai in giro. Ma Tantissimi. ne vedi un po'. Al netto della capacità di arrampicarsi in faccia ai muri. Partiamo da questo presupposto. Perché poi, allora, il concetto qual è? Uh, il Suzuki Samurai, come poi successivamente è diventato anche il Jimny, è un fuoristrada molto capace, leggero, quindi la leggerezza alla fine ti dà la capacità di non affondare, quindi non impantanarti, non avere troppi problemi. No, ma io mi ricordo che ho fatto quando feci presentazione stampa col Jimny nelle cave di marmo di Carrara e per arrivare alle cave di marmo di Carrara, ma io feci delle cose assurde, sì. Porca miseria. Cioè, è una bella macchinetta per i giochi. Poi, saluti buon Flavione, che nel frattempo sono arrivati i suoi commenti. Ciao Flavio, buonasera. E poi c'era Madalindri che in realtà aveva scritto, poi ti giro il preventivo, il drive, plugin 7 posti top di gamma, bellissima, il problema è vendere l'altra, sta settimana se riesco vado a Bari a vedere cosa hanno disponibile, oggi sono andato al concessionario di Brindisi tramite un amico. Ci sta. Poi, Claudio, adesso sai come mi sono sentito quando hai messo il navigatore sulla Swift? Ancora. Cioè, rivanghiamo ancora queste storie. Se lo dovessi fare oggi, che ti verrebbe? Considerando che forse ho ancora un modo diverso di vedere le strisce d'asfalto. Chi lo sa? No, sarei curioso. Poi, eravate voi a scricchiolare. Sì, siete arrivati giù con tutte le ruote. No, è bellissima questa cosa. Sì, è vero comunque. Cioè, è incredibile, sì, tutte le ruote ed è vero che scricchiolavamo noi. Cioè, noi e non il G. Poi.
Claudio, se non sbatti la porta del G non si chiude. E tra l'altro c'è Mm, anche da dire che quando tu chiudi la porta del classe G mm, o quando lo apri, sai, quel tastino che tu premi fa click, è voluto. Ci sono delle cose che nel corso del tempo sono diventate iconiche, dei suoni. E Mercedes ci raccontavano, ha fatto uno studio su queste cose. Questo mo vedi, piano piano eh, arrivano gli altarini, sai, arrivano gli aneddoti e così via. Mercedes ha fatto uno studio su questi suoni. Così come per dirti, anzi per dirvi, sulle frecce, le frecce che sono avanti, che sono sopra il cofano, no? Quelle sporgono di buone quattro dita dal cofano anteriore, sono tra l'altro fatte anche un po' a punta. Ora, per omologazione, quelle frecce, per esempio, non hanno senso di esistere, cioè nel senso non sono mm, accettate dal punto di vista omologativo, perché in caso di impatto con un pedone gli fai veramente molto male, se non l'hai fatto già male con l'impatto. mm, Diciamo che specifichiamo questa cosa. E infatti loro, pur di mantenere le stesse frecce, perché sono diventate iconiche dal punto mm. di vista proprio della storia della classe G, si sono dovuti inventare un supportino sul quale sono agganciate che in caso di impatto, se ci va a battere qualcosa sopra, se ne rientrano. Non è una cosa meccanica, semplicemente crolla e rientrano giù sotto. Quindi non ti dà diciamo, l'impatto che ti può veramente spezzare, trafiggere e così via. E stessa cosa vale per la porta. Cioè, quel clang e il fatto di doverla sbattere è un qualcosa che loro hanno ricercato apposta, generazione dopo generazione, di mantenere uguale. E questa è diciamo, follia quasi da un certo punto di vista. Loro ci raccontavano sta cosa e dicevo, porca miseria. Comunque, fortissimo. No, ma quello Da molto dove... spesso sembrano quasi maniacali, però fanno il successo. Come ad esempio, magari dicevano per esempio anche una tonalità di un colore, tutto fa. Poi ti restituisce l'immagine, le No, no, no. sensazioni. Ma infatti, allora, nel frattempo c'è il buon Antonio che ha girato le foto senza targhe. Ok. Aspetta, Peppe, te le inoltro. Ti inoltro anche queste in modo tale che ce le hai e lo possiamo far Comunque vedere. sì, ho cercato, era un Land Cruiser 70 tipo. Sì. Ed è quello. Sì, 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 è quello là che dicevo che viene spesso utilizzato. Pure il. Allora, Eh? io nel 2016, quando andai a Dubai e andai nel Mm, deserto, solo Land Cruiser. mhm. Cambiava la motorizzazione. E qualche volta vengono usati tanto sui Nissan Pajero. I Pajero, sì, 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 i Pajero, ok. Pajero. Tra l'altro, allora, fatti curiosi, Madonna mia, ho capito Mm. che stasera Peppe stiamo andando avanti a curiosità. Vabbè, faccio Io scorrere ho le una... foto. Ma comunque quanto è grezzo. Non si può guardare. Eh. Allora, eccolo, guarda quanto è figo il buon Antonio. Ah, poi pure con l'Audi dietro, tra l'altro tutte e due nere, abbastanza gang, diciamo come qua, abbastanza, Tipo sei diciamo, tipo la minacciosa. scorta. Esatto, sì, sì, abbastanza minacciosa come situazione. Comunque, allora, è lui Antonio Tretta, Mhm. quello che si è fatto il... Lui è Antonio Tretta. E allora, quanto è Ok. squadrato? Comunque è vero, è una cosa assurda. Lo vedi, dici, non lo so che senso, veramente che senso abbia di esistere. Chi è che l'aveva detto? Non so qual il senso di esistere. Proprio Antonio, sì, per me non ha senso Mhm. di esistere, eccolo là, infatti. E beh, almeno il robusto era la campagnola dei signori, adesso è da TikToker. Buonasera. Ah, boh, c'è anche Ross. Ross23 che dice buonasera a tutti. Ciao Ross, ben trovato. Madonna che fastidio quelle frecce, dice Antonio. Sì, però intanto sono diventate iconiche. Mercedes ci ha fatto uno studio su questa cosa. E infatti ci raccontavano che per loro è stato veramente complicato riuscire a integrarle e riuscire a far passare l'iter omologativo. È stata una cosa abbastanza rompiscatole. Sì. Però, aspetta, che stavo raccontando? Che mi era venuta la curiosità. Senti, curiosità, forse dicevi Il nel Pacero, il deserto. Pacero. No, 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 il Pacero. Ah, E allora, il Pacero... siamo tornati stile 'ndrangheta.
Sì, sì, siamo andati a prenderle con una mini cap l'ultima, madonna mia, una cosa meravigliosa. C'è Emilia F, dice buonasera a tutti, ciao Emilia, buonasera anche a te, ben trovata. Comunque dicevo, Pagero in Italia si chiama Pagero, ok? Mm. In altri stati si chiama Pagero. In Spagna non si Mm, chiama Pagero. si chiama tipo Perché in spagnolo Carlos. Pagero è l'organo riproduttivo maschile. Ah, ok. Cioè, serve Nissan cazzo. In pratica. È Oh, come chiamarlo potrebbe avere un il suo suo pubblico di perché. riferimento. Potrebbe avere il suo pubblico di riferimento. Ma allora, Perché poi, per esempio, immagina la grande punto. ho la punto G. No, dico la grande punto quando tu dici il Grand Land, immagini il Grand Pagero. Vabbè, grosso sto Pagero. Basta. Potremmo andare veramente. Potremmo andare veramente a battere lidi abbastanza torbidi, eh? Lasciamo stare. Potrebbe finire veramente male questa Comunque c'è un cosa. bel comezzo di Criscatelli. Allora, che Secondo dire, me se però facessi... l'ha censurata. No, 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 non me l'ha censurata, perché è un bene. dialetto. Perché è un dialetto e Twitch non è capace di recepirlo. Non è vero, sto scherzando. Sul telefono l'ha censurata. Ecco. Sul mio telefono per bambini l'ha censurata. Sul mio telefono per bambini l'ha censurata, mentre invece sul computer no. Mannaggia. Allora, no, ma sul fatto dei nomi, guarda, che ci sono tante storielle di nomi strani. Adesso non mi ricordo perché nel corso degli anni ho pubblicato Flash. un sacco di curiosità della domenica, pure sul fatto dei nomi e tutto. Crash Bandicoot. Eh, è il topo che gira. Com'era Eh, Carlos, tipo? sì, no, ma queste erano delle scelte oculate, nel senso che loro l'hanno voluto chiamare in un altro modo, no? È come i nomi, i titoli dei film che vengono chiamati perché vengono tradotti e a volte Mhm. vengono stravolti, ma quello è perché tradotto letteralmente magari non ha senso, allora gli danno un senso Mhm. letterale nella lingua ospitante, no? Tra virgolette. Allora, là ci può stare come ragionamento. Ma ci sono alcuni nomi di auto, tipo il Pagero, che hanno in determinate lingue un significato specifico. Mm. Un sacco di aneddoti su questa cosa, che adesso non me li ricordo. Mi ricordavo il Pagero, vabbè, perché è rimasto impresso. Dovrei andare a ripescarle, poi magari vediamo qualche volta. Comunque è divertente. Il mio telefono conosce bene quella parola, Claudio, ma non lo so, eh. Diciamo se pensi che il mio telefono conosce, aspetta, anche tipo diverso, una cosa del genere, delle parole delle quali mi sono veramente meravigliato del fatto che le abbia censurate Twitch. Non so per quale motivo, delle parole che in italiano di fatto non hanno un gran problema, boh. Se non sbaglio, anche la Panda non doveva chiamarsi Panda, non ricordo il motivo, la seconda serie. No, ma sui nomi ce ne stanno un botto di curiosità. Ti ripeto, adesso non mi ricordo, Madonna mia, sono passati veramente una valanga di anni, ho scritto troppa roba, ho fatto troppa roba, devo andarla a ripescare. Comunque, uno dei nomi, soprattutto in Italia, più fraintesi è stata la punto G, eh. Piaceva. Ci stava, mi pare. Mm. Se non sbaglio ci stava, però boh, vediamo. Comunque perché specie protetta? In che senso? Ah, la panda. Non lo so se Chris Catelli sta dicendo uno sfottò su questa cosa perché è specie protetta oppure no. Non lo so, chi lo sa. Però tutto potrebbe essere. Forse, allora, però ricordo qualche cosa sulla panda, che c'era qualche misunderstanding col nome, ma forse... No, non è vero, è una supercazzola. Vabbè, ci può stare tutto sommato. Però veramente non mi ricordo. Cioè, confermo quello che ha detto Antonio Traetta che c'era qualcosina sul nome, ma non mi ricordo adesso nello specifico che cosa. C'era comunque qualcosina. Vabbè, ma vi ripeto, sulle curiosità
mi ricordo. Ah, è Gingo, Gingo, è vero, l'ha detto. Mm. L'ha scritto, doveva chiamarsi Gingo. È vero, è vero, è vero. Adesso che me l'hai ricordato, sì. Immaginate Fiat Gingo. Peppe, tu come la pensi? Ma non Compreresti so, una Fiat Gingo? ma non lo Ehi, so, Gingo. perché poi la questione dei nomi, secondo me ci sono dei nomi che di per sé sono stranissimi, ma poi tu li identifichi, perché pure magari Panda, cioè che c'è Zecca Panda, Eh, capito? Cioè c'è tutto uno studio dietro che poi li fanno diventare magari anche iconici, cioè magari una cosa ti piace proprio perché è così, capito? Perché Però, allora, tanto dipende però da come viene percepita dal primo momento, perché se non vola, cioè se non parte, cioè ti giochi il tutto per tutto. Però sai che cos'è? Al di là di come viene percepita, in alcuni contesti, alcune cose magari ci diventano anche belle. Cioè, nel senso, magari per esempio le linee della Panda, no? Mm. Magari a molti che l'hanno comprata non gli piaceva, però magari era economica, utile. Perché ricordo le pubblicità che facevano che per l'epoca era enorme, cioè guarda, ci puoi mettere le cose nel bagagliaio, puoi mettere i bambini, puoi fare questo, puoi fare quell'altro. Poi magari tutte le nuove generazioni hanno vissuto, hanno dei ricordi su quella cosa, cioè, generazioni vecchie e nuove, e quindi la trovano belli, ma la Panda è qualcosa di bellissimo, la prima serie, ma quanto è bella, però magari se la vai ad analizzare, magari, che poi sembra una cosa soggettiva, magari non ti piace neanche troppo. Comunque, sto pensando che ad oggi non sarebbe possibile a livello marketing dire ci puoi mettere i bambini. No, se no, per Alle- esempio, vabbè, abbiamo visto come utilizzavano i posti dietro per tenere i bambini. Sì, sì, infatti, Ci puoi appesi anche alla dormire, retina. faceva tipo amaca. È tipo Amaga, sì, 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 perciò Sì. dico, mondi strani e dove trovarli, Mm. ragazzi, mondi strani e dove trovarli. E, poi infatti c'è Emilia F, per esempio, che dice anche come te la presentano, te la propongono. La panda non si discute. Vedi che è diventata Eh iconica, no, è però per chissà se questo. sì, vedi, il commento di Ross è indicativo perché almeno in Italia la panda è diventata un fenomeno di massa. Ora, la domanda è, se si fosse chiamata Gingo, avrebbe avuto lo stesso successo di chiamarsi panda che di per sé comunque noi lo associamo a un animale tutto sommato affabile, grosso, anche un po' goffo ma simpatico. C'è l'emozione che poi va a evocare il nome Mm. dell'auto. A me per esempio devo ammettere una cosa, Gingo, ok? Mi fa venire in mente un qualcosa di western. A Mm. te, Peppe, a te che fa venire in mente? No, a me Jingo, qualcosa pure musica, tipo jingle, che ne so, Ah, sì, tipo le qualcosa più... musichette. Eh? Tipo le musichette, sai, tipo gli Sì, slogan. no, qualcosa Vedi? di magari fresco, di cose... Bisogna vedere, magari sì, magari per esempio il suo successo non è legato magari alla simpatia del nome, ma immagina per esempio quando è stata venduta la Panda, Mm. oppure per esempio anche la 500, che io trovo belle cose, ma fondamentalmente prima che cosa c'avevi? I concessionari, prima c'erano i concessionari Fiat che vendevano e ti vendevano l'auto più piccola perché tutti quanti in qualche modo hanno avuto una Panda. Sì, ma poi erano dei contesti proprio sociali differenti. Mm. Vedete come io nel Sì, frattempo per questo tu magari la compravi, non ci pensavi magari manco al nome e tutto così, la compravi perché era economica, era italiana e tutto, e poi è diventata iconica. È relativa la cosa, è curiosa, cioè nel senso ci fanno gli studi su queste cose, cioè ci stanno interi reparti che studiano Sì, ogni singola virgola. sì, 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 ma infatti anche nomi, aspettate, mi sta tornando alla mente la genesi del nome di qualche Renault Ultima, al netto della Clio che è una dea, Mm, no, una ninfa, mm, e quindi l'hanno una sorta di omaggio a questa ninfa, ma le cose tipo Austral è un nome composto, cioè che, o meglio, è un nome che loro hanno ricercato sia perché Austral fa venire in mente qualcosa di, sai, ecco, australe, sai, qualcosa di naturalistico, di quasi estremo e così via.
Ma in realtà nel nome Austral ricadono diverse A, Mm, perché quando lo vai a pronunciare è un nome aperto, ci sono anche dei significati fonetici. Forse magari prima non ci facevano tanto caso, adesso di più. Però hanno delle specifiche anche abbastanza stringenti su, mm, diciamo, sui nomi. A volte fanno proprio degli studi, sottopongono ai dipendenti, per esempio, degli stabilimenti, fanno una sorta di sondaggio su quale nome gli piace di più, mm, fanno le ricerche incrociate di mercato. No, il nome può decretare tanto del successo commerciale o meno di un sì. modello, perché effettivamente ti evoca magari qualcosina. No, ma Ha perché tu, senso? allora, considera una cosa, un utente medio che magari non bada neanche troppo, cioè magari non sa manco valutare, per esempio, anche se la prova, non sa tanto valutare la comodità di una macchina, per dire, cioè, ok, si siede, ah, bello, sto bene, magari non è che diciamo quando faccio la curva, quando così, quando colà, no? Ma Immagina magari che non tu gli interessa. cominci a prenderla su, cominci a prendere, anzi, ti faccio un esempio un pochino più specifico che succedeva agli americani. Vediamo. Dicevano, mi pare, perché era nato il marchio Lexus, no? Ah, ah. Perché? Perché la Toyota aveva fatto, vabbè, Supra, GT86, no? Tutte auto sportive, Vabbè, soltanto che in in realtà sono America... arrivate dopo. Eh? Rispetto alla Lexus, però queste sono arrivate dopo. No, però... no, aspetta, allora... Qual è il marchio che è nato da Toyota? Ho Da sbagliato a Toyota. dire, mi Allora, sa. quello da Toyota e Lexus. Cioè, Eh, allora, quelli sono due brand che sono Lexus come brand premium di Toyota e Infiniti come brand premium di Nissan. ah, ok, 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 quindi stavo dicendo bene. No, perché dice perché era nata. Mo' forse non era GT80, però la Toyota aveva cominciato a fare delle auto sportive. Solo che... Tipo la Supra. Eh? Tipo la Supra. Eh. Soltanto che non vendevano in America perché? Perché là invece di dire, quando ti dicono, ah, io ho una Totto, o per esempio ho una Porsche, o una cosa, dicevano, io ho una Toyota. Quindi Mm. molto spesso magari a delle persone, anche magari il nome altisonante, magari gli attira tanto. Per questo mo si studiano tutte queste cose. Perché magari al cliente che non cerca, perché magari un cliente che invece cerca quella cosa, magari se la compra la Toyota sportiva perché sa che c'ha quella prestazione, c'ha quella guidabilità, c'ha quella cosa. Però magari uno un pochino più semplice dice, ah, io ho comprato una marca X, capito? Ah, bella, suona bene, no? Ha un nome Mm. imponente, per esempio, che ne so, Fiat Altisonante. Fremont, Madonna, ti fa Sì, sentire sì. che non è stato, se non sbaglio, un modello che ha avuto tantissimo successo, però quando sentivi Fiat Fremont magari ti riempiva un Ti pochino dà rispetto quell'idea magari alla punto Evo. quell'idea di libertà e quell'idea di libertà, ma pure il concetto stesso di Evo, no, Mhm, evoluzione, sai, fa anche tanto, è stato anche tanto richiamato nel corso del tempo con le versioni sportive, la Lancer Evo, sai, mhm, questo caos. Innanzitutto, allora, saluto Julbeast che ci dice buonasera e Anges mm, 2344 ci dicono buonasera entrambi, buonasera e bentrovati. Poi c'è Julbeast che dice guarda, vedi Peppe, questo è un mm. commento iconico, cioè o meglio, indicativo. Julbeast ci dice fino ad oggi quando pensavo alla panda non avevo mai associato il nome all'animale, l'ho notato adesso. A netto di dire poi la panda è l'iPhone dei poveri. Cioè, vedi, questa è la dimostrazione lampante di come un nome possa cioè diventare Sì. completamente decontestualizzato. Resta nel tempo perdendo anche la sua associazione originale. Ed è curiosa come cosa, però è probabilmente indicativo anche del successo che ha avuto Panda Mm, perché, ecco, qua, almeno all'interno dell'ambito automotive, se parli di Panda, sì. è più facile associarla a quel modello che all'animale, È vero. nonostante il panda sia un qualcosa che conosciamo tutti come animale. Sai che dovrebbero fare quegli esperimenti tipo dire, ah, io ti do una parola, tu disegna, sai quando dicono per esempio prendi il telefono e Eh, alcuni fanno così, tipo ti danno una sì, parola sì. e tu la devi disegnare, tipo panda, e vedere se disegnano un panda o la panda. È vero. E magari farlo anche Questo con altri modelli, quali ci potrebbero essere altri, tipo lupo? No vabbè, ma lupo,
La Volkswagen No, Lupo è no, un ma po' meno famosa qui. sì, 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 sì. Ce ne potrebbero essere altri. Nel frattempo comunque ci sta Antonio Traetta che diciamo, ci ha agevolato con la Mm, motivazione per la quale poi Panda non si è chiamata più Jingo è perché Renault si oppose che era troppo simile a Twingo. Esatto, sì, mm. sì, vero, vero, vero. Vero. Ma Che poi la, tra gue- l'altro era anche il stesso segmento, ma la quindi. guerra dei nomi noi lo diciamo sempre, il fatto di 4, che Audi sta Sì, guerritissima, cioè che è un sì. numero. No, no 4, Q4. Ah, Q4 era. Sì, perché il Q4 è di Alfa. Mm? Perché Alfa c'ha la Eh, trazione Q4 ed è un ah, marchio registrato. però aspetta, c'ha problemi Audi. Cioè, Sì. ah, ok, no, io invece ricordavo che Audi dava problemi perché per la sigla 4. No, 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 no. Noi invece paradossalmente l'opposto perché Mm. Alfa Romeo ha la trazione Q4 che è un brand Sì, sì, registrato sì, sì. e Audi ha chiamato il SUV Q4. Mm. È stata una battaglia legale abbastanza tosta. Non mi ricordo come se ne sono uscito. Non me ne ricordo come se ne sono usciti da questa situazione. No, ma infatti è... Ehm, Antonio Tretta dice fonte Google, raga, lo so, però tu hai avuto la possibilità di andare a cercare, io non me lo ricordavo. Tra l'altro su testdriver.it dovrei averlo pure scritto, non mi ricordo perché inizialmente, allora dovete sapere che io prima pubblicavo una cosa che si chiamava la curiosità della domenica. Sul gruppo Facebook Le mie prove su strada, che poi tuttora è ancora attivo se qualcuno non lo conosce, io ogni domenica pubblicavo una curiosità sul mondo delle auto. Ma ragazzi, io sono andato avanti 6, 7 anni con Mm. ogni domenica una curiosità, ma ne scovavo di ogni, voi non avete idea di quante ne trovavo, da il significato dei simboli, dei loghi dei brand, ai nomi, oppure a delle cose, ecco. Paradossalmente ci troviamo a parlare di Panda, pure mi sono ricordato di questa curiosità. Come si dice? Nel frattempo poi leggo anche poi dopo il Mm. commento di Abbo, che tra l'altro saluto. E la Panda, la vecchia Panda, però non l'attuale, la Panda quella squadrata e così via, diciamo la Sisley, era una perfetta cassa di risonanza. Cioè la musica lì all'interno per un qualche motivo si sentiva molto bene, per Mm. dire. Poi allora, saluto Afram che dice buonasera ragazzi, ciao Afram, buonasera. E poi Abbo90, al quale tra l'altro do il benvenuto, ho visto che ha cominciato a seguire praticamente un'oretta fa il canale, benvenuto allora in live anche col tuo primo commento. E ci dice ciao a tutti, a me piacerebbe sapere qual è l'effetto sulle vendite di riesumare vecchi nomi iconici del passato per modelli che obiettivamente non ci azzeccano più nulla con quelli, tipo Capri, Topolino, Junior, Delta. Allora, il problema di questa cosa è che nel passato, ma come 500 d'altronde, diciamo, vabbè, ce ne sono veramente di ogni. Ora, il problema è che ad oggi c'è uno spasmodico, anzi una spasmodica necessità da parte di brand di rimpolpare anche un po' le vendite. Non solo, non è un fenomeno italiano, questo è un fenomeno sicuramente europeo, ma quasi anche a livello mondiale. E le stanno provando di ogni. Il marketing oggigiorno la fa da padrone e probabilmente a qualche genio del marketing ogni tanto gli viene in mente, diciamo, riesumiamo un vecchio nome. Ora, il problema qual è? Riesumare i vecchi nomi non è una pratica sbagliata di per sé, perché hanno fatto magari la storia di un marchio, perché ti dovrebbero garantire in un qualche modo delle vendite. Se non altro per il fatto di avere un nome altisonante, vedasi Delta, ok? Il problema, oppure vedasi Mustang, ok? Quando hanno fatto il SUV elettrico Mustang, il Mustang Mach-E. Il problema è proprio quando tu riesumi quel nome per fare un qualcosa di diverso. Ed è lì che hai un effetto Mm. controproducente, perché di fatto è sì un nome altisonante, ma il nome è altisonante solo in relazione al modello che l'ha reso famoso, che l'ha reso celebre. Cioè, la Delta è famosa, è famoso il deltone. La Mustang è famosa, la Mustang GT, la sportiva, non il SUV elettrico. Ford, quando ha rimesso in ballo il nome Mustang e non solo ha un SUV, ma addirittura elettrico, per me ha fatto una delle più grandi cagate che si possano pensare sulla faccia della terra.
Tant'è vero che io dissi, per me lo dovevano chiamare in qualsiasi altro modo possibile e immaginabile, ma non Mustang perché non incarna minimamente i valori. Perché poi c'è da dire anche una specifica. Ci sono alcuni modelli che creano una sorta di sottobrand. A volte ne parliamo, no? Quando mi ritrovo con i colleghi o quando ci ritroviamo a fare degli eventi stampa e così via. Ci sono alcuni modelli che creano un sub-brand e quindi per dirvi, anzi, settimana scorsa io sono andato a fare la presentazione della Hyundai Inster Cross e si parlava del Tucson, ok? Ora, Hyundai sta avendo un problema. Le persone non dicono io ho una Hyundai, dicono io ho un Tucson, Mm. perché hanno così, diciamo, cioè hanno così verticalizzato quel modello che ormai è diventato come se fosse un brand a sé, è come se non fosse più di Hyundai. Allora guardate quanto è forte quanto è potente un nome. Il tanto è vero che loro stanno avendo problemi, perché chi ha un Tucson, spesso e volentieri, non è, diciamo, associato, non è affezionato al brand Hyundai, che potrebbe dire, ok, per me Hyundai è un brand di qualità perché ha fatto il Tucson, ok? Paradossalmente si arriva in dei momenti che questo non succede, cioè c'è qualcosa in mezzo che Mm. spezza questo cammino e dice il Tucson è buono perché è il Tucson, ok? Cioè non è perché è una Hyundai. Mm. E loro ci raccontavano questa grande difficoltà perché loro vogliono comunque provare ad avere. E infatti Antonio Traietta lo dice, Antonio Traietta lo dice, chi ha un Tucson non sa di avere una Hyundai. È esattamente questo. E se ditelo a Opel che ha chiamato Frontera una piattaforma smart car, vabbè, ma cioè, torniamo sempre a quello comunque che Però, però sai è che... Mm. sempre un caos. Però sai cosa c'è, secondo me, di intelligente? Sempre, però, vista dal punto di vista della persona comune, magari non appassionatissima di auto, non smodata. Immagina una cosa, guarda quanto è bella la Renault 5 nuova. Che pure si potrebbe criticare di dire, però la Renault 5 era così, ma l'hanno rifatta elettrica così. Eccola. Però immagina una cosa, qualcuno che anni e anni fa ha avuto la Renault 5, gli vai a dire, guarda, Renault ha presentato una nuova macchina, guarda quanto è bellina. Oppure dici, guarda, Renault ha presentato una nuova Renault 5. Secondo me segue due percorsi mentali diversi, hai ragione. Capito? E sono perfettamente d'accordo con te. Però c'è da specificare anche un'altra cosa. Allora, molto sta nel discorso che facevo prima con Mustang. Quando tu richiami un nome, Mhm, il significato che dai a quel nome. Perché Fiat con la 500 ha richiamato il nome 500. Ragazzi, vi saluto, domani sveglia presto, alla prossima, dice Ross. mhm. Ciao Ross, buonanotte, grazie mille, tanto ci vediamo lunedì prossimo come al solito. Grazie di essere passato, anche se vi spoiler che tra poco andiamo anche noi. Stasera facciamo una live leggermente a ranghi ridotti, non facciamo 21-23 come al solito, ma facciamo dalle 21 alle 22 circa, perché diciamo per esigenze tecniche di orario e così via abbiamo la necessità di terminare un poco prima. Comunque dicevo, adesso il problema qual è? Per esempio 500 è un sub-brand per Fiat, ok? Perché il brand Mhm, 500, motivo per il quale hanno cavalcato l'onda con 500, 500X, 500L, bla bla bla. Così come ha fatto Mini, stessa cosa, quello è un sub-brand. mhm, Però, se tu prendi la vecchia 500 e prendi la nuova 500, hanno qualcosa di simile. mm, Cioè, quella è una macchina che hanno provato a rifare uguale, semplicemente letta con quello che vediamo oggigiorno, con gli stili, le necessità, l'omologazione, la mhm, tecnologia. Però se tu metti una 500 attuale e una 500 d'epoca vicino, tutto sommato, che ci sia una familiarità, è chiaro, è mhm. evidente. Così come ha fatto Renault con la 5. Per me Renault con la 5 ha fatto una delle migliori operazioni commerciali Ah, quello sì. in campo automotive che sia stata fatta, credo, nell'ultima decade. Però... Perché mm. No, no, vai, scusami, vai, 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 dimmi. vai e poi dico io. No, dico perché l'ha fatta uguale.
Mh-mh. È elettrica, siamo d'accordo, ma lì magari per una questione di necessità, okay? Non ci fosse stata tutta l'imposizione dell'elettrico, l'avrebbero fatta termica e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, però l'hanno dovuta fare elettrica per ovvi motivi. Ma è uguale, cioè è una macchina che richiama perfettamente il vintage della Renault 5 originale. Allora, queste per me sono delle operazioni che funzionano. Ma se tu prendi la Delta, che Mh. dal Deltone si è passati a una hatchback segmento C, anche un po', diciamo, che si lascia anche un po' andare da un certo punto di vista, molto sinuosa. Mh. La Delta era squadrata, il Deltone era, anche le versioni stradali erano squadrate, cattive, spigolose, non erano affusolate, non erano macchine propriamente per famiglie, cioè hai pisciato fuori dal vaso. Questo è il mio Però parere. però ti voglio far riflettere su una cosa, no, Dai, vediamo. allora per esempio, e stavo pensando anche alla Delta e alla Mach-E, però considera una cosa, la curiosità però che suscita di dire c'era la Delta, il Deltone, poi a un certo punto hanno commercializzato una Delta. Magari la gente è andata in concessionaria, fammi vedere sta Delta, e magari gli è piaciuta anche perché non avevano troppe pretese e l'hanno comprata. La Mach-E, no? Io sto parlando non da, diciamo, sto immaginando non tanto un appassionato di auto, ma più una cosa di marketing, tra virgolette. Immagina una cosa che a chi piace l'elettrico, no? Gli viene detto, guarda, hanno fatto una Mustang elettrica. E infatti noi stiamo parlando proprio della Mach-E, che poi noi per certi aspetti stiamo parlando da un punto di vista negativo perché diciamo, ok, noi abbiamo usato Mustang per una cosa che per noi non è una Mustang. Però ne stai parlando, quindi per esempio magari dal punto di vista, ma loro dicono, guarda, a noi ci conviene magari più perdere quei puristi che però fare questa mossa di marketing, no? Allora, il problema è che allora, valgono tutti i ragionamenti, vale il Mm, tuo, vale il mio, ne varrà un terzo di un'altra persona e così via. Ovviamente questi poi assumono un tono differente, dati numerici alla mano. mm, Cioè perché? Prendiamo l'esempio della Mustang, no? Perché è quello che stiamo trattando. Innanzitutto saluto Chris Catelli e dice ragazzi, io vi saluto che sta certificazione non si prende da sola. Buona serata, ciao Chris. Buona serata, ci vediamo lunedì prossimo, grazie di mhm, essere passato. Prendiamo l'esempio della Mustang, no? Che è quello che stiamo trattando. Ora, c'è il cliente che dice ho una Mustang. Ora, se io ti dovessi venire domani da te e mm. dire, sai, ho comprato una Mustang. Ah, quello è un bel vuoto. Esatto. No, no, un SUV elettrico. Aspetta, aspetta, pure EcoBoost, anche Vabbè, quello anche stona un EcoBoost sì, però pochino. almeno è termica. Sì, sì, sì. Ok, Però considera una cosa, e mi ci trovi d'accordo perché ora ti faccio pensare su una cosa, però in negativo. Cioè, tu vai. hai preso una muscle car, famosa per fare le sparate, no? Per consumare l'ira di Dio, perché tanti in America la benzina non costa niente, no? Non te ne freghi proprio dei consumi. Hai fatto un SUV elettrico, d'altronde hai cercato di fare campione di autonomia. Cioè, proprio un concetto diverso. Però, intanto, per esempio, noi per questa cosa stiamo parlando della Mustang elettrica. Una persona che vuole una macchina elettrica, di quasi quasi ci faccio un pensiero. Secondo me ha aiutato un Allora, pochino le vendite. può avere un senso, ti ripeto, questo Mhm. bisognerebbe vederlo dati alla mano, perché è un po' il concetto di Telepass. Mm, Allora, perché dico questa cosa? Non c'entra perfettamente niente col nome, ma per farvi capire un po' il concetto di... Allora, il reparto marketing si è messo avanti a una scelta e dice, la chiamiamo Mustang. Adesso, secondo noi è meglio perdere la schiera di appassionati al nome che dicono io una Mustang elettrica non la comprerò mai, oppure che non comprano la Mach-E pur volendo una macchina elettrica perché si chiama Mustang, perché ci sono anche delle persone che non la chiamano proprio perché si chiama Mustang. mm, No, io non voglio una macchina elettrica che si chiama Mustang. L'avrei presa se fosse chiamata Claudio, ok? mm, La Ford Claudio. E rispetto a quanti ne guadagneremmo sfruttando la, diciamo, la risonanza del nome. mm, È un po' il concetto dell'aumento del canone e del Telepass. mm, Ora Telepass era passato da 1,80 € al mese a 3,90 €, più del doppio. mm. Significa che loro, per andare in pari, avrebbero dovuto perdere circa il 60% dei loro clienti. 55, 60, più o meno quei numeri là. Eh, Facciamo
nel caso 50, facciamo il doppio 50. Vuol dire che se loro avessero perso meno del 50% dei loro clienti, pur avendo raddoppiato il canone, sarebbero andati a guadagnare. Mm. Ed effettivamente è stato così. Perché le persone in quel caso si sono rotte le scatole di andare a disdire il contratto, o magari si sono fatte convincere dall'anno di mensilità gratuite, o magari hanno necessità del telepass perché fanno un utilizzo non esclusivamente del telepedaggio, ma anche, che ne so, il traghetto sullo stretto, i parcheggi e quindi tutti i servizi accessori per i quali dicono per me pagare 3,90 € o 3,80 € non è un problema. Allora è lo stesso discorso, cioè il marketing di Telepass ha detto: ok, noi stiamo aumentando il prezzo. Quanti clienti prevediamo di perdere a causa di questa cosa? Mm. Più o meno del 50% che ci permette di restare in pari o addirittura guadagnarci? Il concetto è quello, se ci pensi. Mhm. Sì, sì. No, ma... Quindi è curioso, bisognerebbe vederlo veramente dati alla mano. E oltre che dati alla mano, che diciamo che lasciano anche un po' il tempo che trovano, bisognerebbe fare una ricerca di mercato su chi era interessato e l'ha Mm. presa, perché l'ha presa, e su chi era interessato e non l'ha Sì. presa, perché non l'ha presa. No, ma secondo me hanno fatto degli studi buoni perché poi mi sembra che sia stato un SUV elettrico che comunque per chi piace il SUV elettrico mi sa che ha avuto anche abbastanza successo. Allora, io quando la provai non mi fece impazzire. Mm. Non mi fece impazzire non tutto, in realtà lo sterzo, perché era molto filtrato. Per il resto una macchina fatta bene, simpatica, con delle cose abbastanza curiose. Ma come ultimamente che provai la Explorer, per esempio, Mm. mi è piaciuta tanto. Tra l'altro Ford, ma su questa cosa, visto che parliamo di Explorer, è abbastanza curioso perché ha una sorta di doppia anima. Ford Explorer è un SUV elettrico solo per l'Europa. Ford Explorer negli Stati Uniti è un mastodonte, è una balena su ruote con un V6 che va a dinosauri liquidi praticamente. Quindi c'è anche questo, mantenere lo stesso nome. E io in diversi ho sentito dire, ma perché l'hanno chiamata Explorer, che è un SUV elettrico, quando poi ti richiama, diciamo, l'Explorer americano, che invece è un qualcosa che puzza veramente tanto di benzina. Tra l'altro, manca a farla apposta. Mhm. Giuro, non era Sì. preparata questa cosa, eh. E soprattutto, uno, non era preparata, due, non è sponsorizzata da Ford, ragazzi, vi posso garantire questa Mm. cosa. Se vuoi cambiamo immediatamente argomento, cambiamo No, no. immediatamente brand. No, vabbè, no, Passiamo veramente alla Fiat Topolino. però secondo me fa tanto rumore il fatto di richiamare un nome, ma è successo pure per esempio magari con la Citroen Ami, Esatto, sì, per ma esempio, che... e d'altronde anche la Topolino che aveva nominato Abbo 90, Mm. la Topolino, Sì, 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 sì. sicuramente. Ah, ok. No, è per questo dico, secondo me, sono tanto perché per esempio dice, ah, hanno, cioè secondo me nell'utente medio, magari che ha qualche ricordo del passato da giovane, dire, ah, hanno rifatto la Topolino, ma perché per esempio anche la 500X e la 500L, no? Sono auto Mm. molto più grandi della 500. Non dovrebbero richiamare proprio il marchio 500 che era una macchina piccolina. La 500 ci sta perché diciamo è una 500 che si è evoluta e è diventata più grande perché si è adeguata ai tempi moderni, no? Sì. Ma tipo la 500L, quant'era? Era 10 centimetri più grande della 500. No, ma la 500L è un obbrobrio. Già per esempio la 500X più o meno la giustifico perché mantiene quell'ideologia di estetica. La 500L è una monovolume. D'altronde la 500X fecero quel video bellissimo che rimarrà Ah, nella storia della pillolina. bellissima. Vabbè. Ma che poi il team marketing di Fiat lo fece anche con la 124. Mm, Perché mentre lo slogan della 500X era questa 500, ma mi pare che ne parlammo. No, ne ho parlato con Megaride, ne ho parlato mm, con Megaride a Seaside Racing. A proposito, spoiler, io del Seaside Racing quest'anno sono riuscito a fare il video. Non ci ho mm. messo manco mano, non mi guardate nemmeno, arriverà secondo me tra un mese, ok? Perché sono così affossato di video, deve uscire prima la prova della Ford Kuga. Poi anzi, oggi ho ritirato un'auto. Oggi sono andato a Roma a ritirare una macchina. Che però probabilmente non faremo sondaggione, ve la butto lì.
perché di fatto non abbiamo il tempo, sono le 22:05, quindi non faremo sondaggione. Ve la butto lì dopo a fine live. E che stavo dicendo? Ah Sì, sì, della pillola. mm, La pubblicità, ricordo, fighissima della 500X era che sta coppia di anziani, diciamo, voleva combinare qualcosa. Allora lui si prendeva questa pillolina blu, che diciamo, la famosa pillolina blu, non dico nomi e così via, gli cade e manca a farla apposta, va a finire, secondo giochi di, tipo sai, rimbalza sulla, Madonna mia, sui sulle tubi, sui tegole poi davanzali, rimbalza. esatto, le tegole e così via, e va a finire nel bocchettone di rifornimento di una 500 normale mentre fa benzina. E chiaramente la pillola blu ha quell'effetto anche sulla 500 che si ingrossa e diventa 500X. E Ah, questo è quindi, diciamo, la pubblicità, quella è una cosa bellissima. Poi, invece, quando fecero la 124, rimarcarono la stessa pubblicità, però lo stesso, diciamo, la stessa persona anziana mm, gli cadde, no, no, erano finite. La moglie gli dice valle a comprare in farmacia. mhm. Lui scende, si butta dalla grondaia, pensate, si appende alla grondaia e così via. Va in macchina nella 124, comincia a correre per andare in farmacia, ma a un certo punto si abbassa, si rende conto che l'effetto già era stato dato dalla 124, allora torna indietro e va dalla moglie. Ah, quanta fantasia che hanno gli italiani per fare le pubblicità delle macchine. Comunque, è proprio la pubblicità italiana, non me ne vogliate, ma è proprio la pubblicità italiana, bellissimo, bellissimo. E no, no, veramente fu curiosissima. Però, ecco, vedi, ne stiamo parlando e io ne sto parlando molto piacere, quindi secondo me sono delle pubblicità che poi, al netto delle vendite, diciamo, hanno colto nel segno. Leggiamo un po' gli ultimi commenti. Allora, aspetta. Roba da pestaggio, la Mustang I, la Mustang elettrica mi richiama la comunità LGBT, scusate ma dovevo dirlo, poi siamo un po' diciamo sul limite. Io la comprerei subito la Ford Claudio a costo di indebitarmi. E quale però? Aspetta, non mi ricordo, Antonio, la Mustang benzina, la Explorer, quale? Poi, boh, ma infatti è questo il mio dubbio. Qui mi sa che siamo tutti un po' di parte, ma quanti di noi comprerebbero una Mustang nuova V8 V6 e quante persone avrebbero comprato una Ford Claudio elettrica? Ah, Ford Claudio elettrica secondo me sarebbe andata fortissimo, vorrei segnalare questa cosa che Ma, secondo me la Ford Claudio Cla, elettrica sarebbe andata. ma tu ci pensi quante persone in Italia avranno comprato il Mercedes Vito? Beh, è vero. Oh, ragazzi, io vi ricordo che la Lotus Elise arriva da Elisa Artioli, eh. Sì. Lei che infatti il suo nick Instagram è I am Lotus Elise. Mhm. Era I am Elise o I am Lotus Elise? Non mi ricordo, ma mi pare I am No, Lotus Elise. Lotus. Perché lei ha dato il nome alla Sì, sì. Elise, quindi cioè, ci sta. Cioè, Infatti gli secondo hanno me. dedicato, vabbè, scrivemmo l'articolo, forse lo scrissi io, dell'ultima Lotus Ah, Elise sì, sì, prodotta che sì. gliel'hanno regalata a lei. Vero, vero, vero. Vedi, guarda Antonio Tretta, non so che macchina sarebbe stata la Ford Claudio, ma l'avrei comprata a Mhm. prescindere. Bravo, vedi? Abbiamo già un cliente, Peppe. Dobbiamo solo produrre la nostra Ford Claudio. La facciamo subito. Base macchina. Allora, sappiate che io non avrei concesso il mio nome se la macchina non mi sarebbe stata di genio, ok? Quindi già questo dovrebbe essere un buon compromesso, già questo dovrebbe dare una buona rassicurazione. Comunque è IM Diciamo Lotus tecnicamente. Elise. Ah, I am Lotus Elise, sì, 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 torna. Poi, la 500X devo ammettere che è davvero ben riuscita, la L lasciamo perdere, dice Jules Beast, pure io sono d'accordo, 500X sono a favore L un po' di meno. Uh, con me dice Abbo, non so, forse è riferito al commento di sopra, me lo sono perso. Io amo la 500L e rimpiango ancora di non aver comprato io quella di mio padre, l'auto perfetta per la famiglia. Allora, questo Mm. è vero, perché in tanti che hanno la 500L la adorano, ma veramente la adorano per la sua volumetria interna, ci sta. Che colore la macchina ho preso oggi è grigia. Poi non so che macchina sarebbe stata Ford Claudio, ma l'avrei comprata a prescindere. Facciamo sto gioco. Che piattaforma sarebbe stata? La Giorgio. Guarda, non ci penso due volte. Mhm. Onesto. La Giorgio, punto. Non. Piattaforma Giorgio, io la amo.
Quindi Quindi la baserei sicuramente su o quella. SUV o berlina. Allora, io sono del parere, quando provai la 308 Station Wagon, in modo piuttosto, diciamo, cattivo, Mm, intitolai il video su YouTube dicendo che era più comoda di un SUV. mm, Perché lo pensavo. In quanto se una macchina è strutturata bene, ha un setup delle sospensioni fatto bene, riesce a garantire una buona comodità senza la scomodità del baricentro alto dei SUV. Che poi è un cane che si morde la coda perché il baricentro alto dei SUV ti convince, anzi ti costringe, no? Ti convince, ti costringe a irrigidire le sospensioni per mm, evitare di rollare troppo. Mentre invece una station che è più bassa ti dà qualche libertà in più. E io la trovai comoda quanto un SUV. La 308 Station Wagon mi piacque veramente mm, un sacco, comodissima come un SUV nonostante i cerchi da 18, spaziosa quanto un SUV con la differenza che non hai quella superficie frontale, quella sezione frontale tale da farti consumare, farti avere mm, un'aerodinamica peggiore in autostrada. Quindi guarda, io direi berlina, ma anche Station Wagon. mm. Ok, ci sta, ci sta. Approvato. Diciamo, io farei un berlina barra Station Wagon. Shooting break. Ah, madonna mia. Mm. Ragazzi. Mm. Facciamola. Ah, io ho quasi gli occhi a cuoricino. Ma come una Claudio con piattaforma Giorgio, sia un mix di nomi. Vabbè, magari facciamo la piattaforma Claudio. Che ne Mm. sai? Facciamo la piattaforma Claudio. Vero che il mio nome non è altisonante come quello del Giorgio, però, tutto sommato, piattaforma Claudio ci potrebbe. Parlavamo delle pubblicità, noi due al Seaside, vedi, 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 tutto torna, ecco. Mi ha dato la conferma che ne stavamo parlando. Ci sta, Giuseppe me l'ha ricordato che era al Seaside che ne parlavamo. A proposito, io poi prima mi ero andato a perdere, mi ero perso il commento di Afram, aspetta un attimo, perché aveva detto mi è arrivata la Cupra Leon 1500 TSI DSG 150 cavalli rispetto alla mia Clio GPL è un'altra cosa. Vabbè, diciamo, ovviamente è un'altra cosa, ci sta, ma a prescindere è una gran macchina. A me le Cupra piacciono tanto per come riescono a lavorare bene sul setup, per Mm. come sfruttano bene la trazione. Mi ricordo anche quando era ancora Seat Leon Cupra, che era il 280 cavalli con il TSI 2000, bellissimo. Guarda, una delle trazioni anteriori più efficaci di quel periodo e anche di diversi anni dopo. A me piacque tanto. Beh, E sì, mo, piattaforma Claudio. e mo, Cosa? una cosa, ma la Cupra, quando era tipo più legata a Seat, faceva magari macchine più sportive, ma invece sto vedendo che fa pure motorizzazioni più accessibili. Eh sì, perché prima Cupra era l'allestimento sportivo, Mo cioè invece è era come. marchia a sé. Cioè, nel Esatto, senso, adesso è marchio a sé, è marchio a stampo sportivo, sì, però deve ovviamente da brand, è mhm, come se, che ne so, GTI per Volkswagen facesse brand a sé. Ci mm, sarebbe la Golf GT, la GT Golf, e poi ci sarebbe la sì, GTX, perché poi vedi Cupra fa dei modelli che adesso non sono più dei rebranding di Seat, perché Formentor Seat non lo fa, mm, ok? Per dire. Tavascan Seat non la fa. Allora avrebbero fatto GTX che è un crossover, sì, sì. GTY che è magari una hatchback, insomma avrebbero fatto una serie di cose. Bella la Cupra mi piace molto, sottovalutata secondo me, vero, vero, anche se credo solo in Italia sia sottovalutata perché siamo molto legati ai brand Audi, Volkswagen e figli. Però io provai, vi ripeto, il 280 cavalli col quale andai anche a fare la prova in pista, mi divertì un sacco, mi divertì veramente un sacco. Secondo me è una macchina settata molto bene, pur essendo 280 cavalli tutti sull'anteriore, dovrebbero creare qualche problema, ma invece era veramente efficace. Sai Bella, bella, bella. che hanno fatto di intelligente? Ho visto che praticamente quando fai un lavoro tipo ingegneria, tu hai un contratto nazionale, no? Sì, CCNL. Sì, sì. E che ogni contratto nazionale ha tipo i suoi sconti, le sue agevolazioni su qualcosa e Cupra fa degli sconti che mi hanno detto essere molto interessanti. Ma torna, ci sta. No, e quindi questa cosa l'aiuterà molto, penso, nei prossimi anni poi.
magari per esempio giovani laureati vogliono prendere una macchina, cioè hanno la possibilità di tutto, magari potrebbero pensare con una macchina un po' più sportiva come Cupra di comprarla con prezzi agevolati e far diffondere il marchio. Ma ci sta anche se comunque ha avuto, ormai si è piazzato abbastanza bene, si è Mm. consolidato tanto Cupra rispetto al primo anno, ma che sta lavorando molto bene. Tra l'altro, adesso ve la butto lì, ebbi un incontro con l'ex CEO, diciamo, di Cupra, che poi adesso è passato ad Alpine, Mm. cosa curiosa. E in pratica, diciamo, ne parlavamo del fatto che lui avesse lanciato il brand Cupra e l'avesse lanciato poi chiaramente molto bene perché Cupra ha lavorato molto bene anche di marketing fin dall'inizio. E lui, infatti, nonostante adesso stia in Alpine, ha il logo di Cupra tatuato qua. Mm. Lui si è tatuato il tribale di Cupra qua, ma lui è un personaggio anche abbastanza fuori dai canoni. Cioè, tu lo guardi e dici, questo no, questo non è un CEO. Dici, Mhm. ah. E invece, no, personaggio, sì, di quelli che veramente pensa fuori dagli schemi. Divertente, lo intervistai e fu simpatico. Sai, anche un'esperienza sentirlo parlare, perché poi queste sono delle menti molto aperte che ti lasciano degli spunti di riflessione anche piuttosto interessanti. È, diciamo, formativo. Arrivato a un certo punto, diciamo, è quasi formativo, no? Avere dei dibattiti, Mm. degli incontri con persone che hanno, diciamo, questo storico. Guarda, vedi, Antonio fa il pin, che scende la bavetta. Piuttosto, signori, nonostante questi argomenti a me piacciono veramente un sacco, sono le 22:17. Purtroppo ci dobbiamo salutare qui per questo lunedì. Promesso che magari settimana prossima, se ce lo ricordate, ci date qualche spunto, riprendiamo questo argomento perché sono di quelle live che noi ci eravamo preparati come al solito i nostri argomenti, Mhm. però sono di quelle live che, Peppe, aiutami, vanno un po' a flusso di coscienza, Sì, no? Come sì. al solito quando cominciamo a cazzeggiare. E forse sono anche le live più belle, perché probabilmente inglobano anche tutta una serie di emozioni a contorno che magari, tra virgolette, una fredda notizia, seppur commentata, però sai quando c'è il contorno di esperienza, di parere personale, di soggettività, qualcosa è sempre più bello, di aneddoti, Mm. sai, anche quando i nostri spettatori ce li hanno raccontati, e Jules Beast che non aveva mai associato la panda al panda, cioè è una cosa spettacolare. E, tra l'altro mi stanno venendo in mente 10.000 cose delle quali, mannaggia, mi devo fermare dal dire, altrimenti veramente qua Mhm. facciamo mezzanotte, neanche le 11. Vi butto lì che io oggi ho ritirato la nuova Tesla Model Y. Ve la butto lì. Uh. Ho ritirato la Tesla Model Y, la Juniper, quindi Mhm. l'ultima generazione di Model Y. E quindi già ce l'ho sotto alle chiappe. Quindi Già mo è ce la l'ho sotto seconda alle... Tesla che provi. Sì, la seconda Tesla. Tra l'altro con la promessa che mi segnalano quando saranno disponibili o della 3 o della Y le versioni performance. Mm. Sorriso a 47.000 denti. Perché parlavo oggi con il PR, no? Quando me l'ha consegnata parlavo pista, non pista, questo quello, lui mi guarda e fa Claudio, ma stai tranquillo che appena mi arriva la performance sei uno tra i primi a saperlo. Mm. Adesso sì, il Mm. Mm. rispetto, bravo. Ma no, questo diciamo, mi ha fatto un sacco piacere. E vediamo. Facciamo gli scherzi. Ah, voglio vederla, voglio fare gli scherzi. Vedi che cosa è rimasto della Tesla, di quando parlavamo della Model 3? Gli scherzi. Cioè, vedi? Però ragazzi, sì, io il problema è che adesso questa macchina l'avrò una settimana, lunedì la riconsegno, non ho il tempo, credetemi, io questa settimana non so manco quando registrare il video, immaginate, mi devo ritagliare delle ore libere per fare questo video, ma altrimenti la farei una cosa del genere. La farei, le persone passano a fianco e cominci a suonare il clacson, cioè fa Mhm. miseria, Ah, è vero che sarebbe puoi cambiare divertente. il suono del clacson. Ma al di là, fai le scorregge, il clacson, apri la macchina, cominci a farla suonare. Potrebbe di tutto, veramente di tutto. Che non ho il tempo, ragazzi, non ce la faccio. Ragazzi, pensate che io stanotte ho dormito 2 ore, io non so manco come sono arrivata a Napoli, avevo un sonno assurdo, meno male che è ben assistita la Tesla, comunque, tutto sommato. Meno male. L'autopilot.
Ragazzi, con questa poi chiudo, perché probabilmente detto questo mi mandano a cagare tanti. Oggi, per la prima volta, mi sono detto, peccato che non si guida da sola. Mi sarei messo a dormire e mi sarei fatto portare a casa. Ragazzi, eh. stavo malissimo, con 2 ore di sonno addosso e un weekend durante il quale mi sono cotto di sole. Stavo veramente male, però devo fare mea culpa, ho pensato questa cosa. Devo fare mea culpa e devo mettere questa cosa, ma perché stavo Guarda, stanno veramente male. scendendo i follower. Lo so, tante disiscrizioni. Purtroppo, guardate, ho fatto uno scatto di amore, di abnegazione verso questo lavoro ad andare stamattina, perché io stanotte sono tornato alle 3 a casa, mi sono svegliato alle 5 per prendere il pullman alle 7 e andare a Roma per ritirare la macchina, poi in realtà quasi all'una, perché non mi avevano detto che me l'avrebbero data in tarda mattinata. Caos, ragazzi, caos. Ma che test driver sei? Vedi che me l'avrebbero fatta pagare. Io lo sapevo di questa cosa, me l'avrebbero fatta pagare. Però io non ho detto non la volevo provare, ho detto che piuttosto che schiantarmi in faccia a un palo, avrei preferito evitare, diciamo, di guidare io. Lui è un driver test. È vero, in quel caso vedo come guida la macchina. Basta, dai. Allora, signori, per questa sera è tutto. Scusateci che chiudiamo un poco prima, anche se voglio dire relativamente prima. Scusateci che terminiamo un po' prima stasera, ma vi ripeto per motivi tecnici e veramente di salute a un certo punto dobbiamo chiudere un poco prima questa sera. Ma tanto vi diamo appuntamento a settimana lunedì prossimo che sarà il 16? 16. Il 16, 16. dopo che vado a riconsegnare la Tesla a Roma. Quindi, grazie mille per essere stati con noi stasera. Anche ai nuovi arrivati, grazie mille per aver seguito la live. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo che cercheremo, come ogni lunedì, di farla dalle 21 alle 23 come nostra consuetudine, promesso. Peppe, grazie mille per essere stato con me anche questa sera. Ciao a tutti. Oh, comunque dici abbiamo portato bene alla nazionale? Ah, non l'ho seguita proprio. Allora, se vuole la nazionale ci può pagare per fare una live durante ogni loro partita, a noi va bene. Cioè, cara nazionale italiana di calcio, noi ci offriamo volentieri. Come c'è stata la Heineken, che non Mm. so, ha fatto una pubblicità con uno che portava sempre sfiga all'Inter e purtroppo l'ha portata uguale. Però se l'è portato in un bar remoto su una spiaggia in culo al mondo e così via, e ha fatto una cosa virale, simpatica, vedevo oggi le pubblicità. Sì. Comunque, detto questo, buonanotte a tutti signori, buonanotte Peppone. Notte. Allora ci vediamo lunedì 16 giugno 2025, sempre qui, sempre su Test Driver Live per la puntata Motorcast che sarà la 143esima puntata di Motorcast, sempre dalle 21, in quel caso alle 23. Notte a tutti!